Spiegheremo brevemente come effettuare gli esercizi di fisioterapia respiratoria proposti nel documento diffuso il 2 aprile 2020, reperibile tramite il link alla fine del video e a cui si rimanda per maggiori dettagli. È doveroso iniziare con alcune premesse. Gli esercizi sono rivolti ai pazienti positivi, isolati a domicilio e che sono asintomatici o hanno scarsi sintomi come febbricola, tosse o sintomi di raffreddamento. Questa terapia è utile anche ai casi sospetti nelle stesse condizioni cliniche. Non ci sono ancora evidenze che supportino il protocollo, che si basa sugli elementi di fisiopatologia della malattia sinora descritta dai colleghi medici. Questa fisioterapia non previene il contagio, ma si prefigge lo scopo di rallentare e magari fermare la progressione della malattia. Non sostituisce le terapie prescritte dal medico di medicina generale, ma le affianca. Per effettuare gli esercizi bastano alcuni materiali che sono reperibili in casa. Una cannuccia da bibita o altro tubo di dimensioni analoghe, essenziale da sola per la fase inspiratoria, a cui va associata una bottiglietta da mezzo litro o analogo recipiente alto fino a 20 cm per effettuare la fase espiratoria. Se è disponibile, è preferibile effettuare la fase espiratoria con un tubo flessibile di 80 cm circa di lunghezza, associato ad una bottiglia da 1,5 litri. Sulla bottiglia o bottiglietta andranno segnate delle tacche con un pennarello su tutta la lunghezza di 2 cm sulla bottiglia, di 1 cm sulla bottiglietta. Queste vanno riempite con acqua fino alla tacca di mezzo. Si potrà poi regolare la difficoltà degli esercizi espiratori aumentando o diminuendo la quantità di acqua aiutandosi con le tacche segnate. Iniziamo con la fase espiratoria. Si inserisce il tubo nella bottiglia contenente il livello idoneo di acqua fino ad arrivare al fondo. Nella fase espiratoria si eseguono inspirazioni libere con naso o bocca aperta, si trattiene il fiato per 3 secondi e si effettuano espirazioni regolari attraverso il tubo. Occorre generare un flusso regolare di bolle nell'acqua, sentendo la resistenza ma non affaticandosi, nel qual caso si può ridurre la quantità di acqua nella bottiglia per i cicli successivi. Si deve ripetere l'esercizio 10 volte per ogni ciclo. La stessa operazione può essere effettuata in alternativa sostituendo il tubo e la bottiglia con la cannuccia e la bottiglietta. Vediamo adesso la fase inspiratoria, per cui è necessaria soltanto la cannuccia. Questa fase prevede di effettuare delle inspirazioni con naso chiuso attraverso la cannuccia, cercando di mantenere un flusso regolare e di introdurre quanta più aria possibile. Anche in questo caso si trattiene l'aria per 3 secondi e poi si espira liberamente col naso o bocca aperta, fino a mandare fuori tutta l'aria. Ci si può riposare quindi effettuando qualche atto respiratorio libero, prima di iniziare una nuova inspirazione con la cannuccia. L'esercizio inspiratorio va effettuato 3 volte. Per migliorare la ventilazione di tutte le zone dei polmoni è preferibile effettuare la terapia modificando la propria postura ogni 2 cicli terapeutici, sia espiratori che inspiratori. Si può utilizzare la stessa alternanza di posture anche se si effettua la terapia espiratoria con la cannuccia e la bottiglietta. Viene qui riepilogato lo schema di un'intera seduta di fisioterapia. Ogni ciclo è composto da 10 esercizi espiratori e 3 inspiratori. La seduta è composta da 10 cicli di terapia espiratoria e 10 cicli di terapia inspiratoria alternati. Ogni 2 cicli si cambia postura. Un'intera seduta dura circa un quarto d'ora. Vediamo adesso quante sedute effettuare in un giorno. Si inizia con 4 sedute, che possono essere aumentate, se le condizioni cliniche lo permettono,
di una seduta al giorno, fino ad un massimo di 6 sedute giornaliere. Se ci si rende conto di fare troppa fatica, si possono ridurre, fino al minimo di 3. Qui vediamo alcuni esempi di schemi giornalieri. Gli orari delle sedute sono personalizzabili in base alle proprie abitudini, cercando di distanziarle quanto più possibile dai pasti. Ciò che deve guidare la fisioterapia è la sensazione di affaticamento. Bisogna agire riducendo lo sforzo se si avverte stanchezza alla fine di una seduta. Al contrario, si può provare ad aumentare lo sforzo soltanto se non si avverte la minima stanchezza dopo una seduta. Qualche accorgimento. Ogni cannuccia, tubo o bottiglia deve essere considerato materiale ad uso personale e non si può scambiare con altre persone. Ogni pezzo va pulito o preferibilmente disinfettato dopo ogni seduta o al limite cambiato. In questo periodo di isolamento occorre limitare il più possibile la permanenza sdraiati a letto o sul divano ed effettuare giornalmente qualche tipo di esercizio fisico aerobico. In mancanza di altre possibilità può andare bene anche una corsa o marcia sul posto.